Ciao amici, scusate se faccio questo video dall'automobile, ma mentre tornavo a casa pensavo un po' come spiegarvi meglio ciò che ho fatto vedere nel video precedente. Innanzitutto quello che voglio dirvi è che non c'è nessun drone che ha la potenza maggiore dell'altra, parlando ovviamente del DJI Mini 3 e dell'Absan, quindi entrambi, se visti in modalità CE, quindi se il Mini 3 è visto in modalità CE, sono entrambi diciamo congruenti con ciò che viene richiesto dalle normative della ETSI, quindi normative europee. Entrambi hanno una potenza di emissione che è intorno ai 100 mW. Che cos'è che ci ha portato a cercare di capire come mai l'Absan andava meglio del Mini 3? Questo è successo perché la DJI ha fatto determinate scelte sul tipo di trasmissione. Vediamo subito, la DJI ha deciso di avere un sistema di comunicazione video tra il drone e il radiocomando sempre più performante, ma performante non dal punto di vista della distanza, ma di ciò che si vede sul display. Cioè la DJI ha detto: io voglio far vedere all'utente un video sempre più perfetto, sempre più rispondente alla realtà di ciò che il drone sta vedendo in quel momento. Rispondente alla realtà significa non solo una visualizzazione perfetta, ma anche una latenza bassissima, cioè quando il drone si muove l'utente deve vedere quasi istantaneamente, roba di 50, 70, 100 millisecondi, ciò che il drone sta guardando. Quindi tutto ciò è nato dal DJI FPV, probabilmente, dove c'è stato per la prima volta l'OcuSync 3. Loro hanno detto: io voglio che se il drone si muove a una velocità di 100 km/h non ci deve essere un ritardo su ciò che vede l'utilizzatore, quindi mi basteranno quei 50 millisecondi per essere sicuro che la trasmissione video del DJI FPV arrivi fino al visore. Tutto questo poi è stato trasportato sul Mavic 3, o c'era già quasi presente sull'Air 2S, quello che loro hanno chiamato OcuSync 3, quindi una massima visualizzazione, una visualizzazione perfetta. Tutto è andato bene finché c'erano i droni DJI FPV, Mavic 3 ed Air 2S. Tutto è andato bene perché questi droni avevano 4 antenne ed un protocollo, un sistema chiamato MIMO, che permettesse di far vedere e di utilizzare questo sistema. Dov'è che si è incrinato un pochino questa decisione della DJI? Dov'è che ha fatto un po' difetto? Sul Mini 3, perché il Mini 3 non ha il sistema MIMO, il DJI RC ha delle antenne che non sono performanti come quelle dell'RC Pro, o non sono proprio performanti come quelle dell'RC N1, ma anche il Mini 3 non ha delle antenne nate per supportare questo sistema, questa decisione chiamata OcuSync 3, e quindi si è visto un pochino all'occhio dell'utilizzatore come se stesse peggiorando la situazione. Perché la Absan sembra che vada più lontano? Riprendo un attimo un messaggio fatto da Alex, scusami se non mi ricordo per bene il tuo nominativo, il tuo nick, che ha fatto l'esempio di una torcia. Quanti di noi hanno utilizzato quelle torce dove girando la parabolina il fascio veniva o più largo o più stretto? Oppure quanti di noi utilizzano le docce che hanno la cipolla che stringendola fa uscire un flusso più stretto e più potente? Benissimo, è esattamente la stessa cosa. La DJI ha optato per avere un fascio più largo e illuminare una zona più ampia, ma più vicina all'utilizzatore, e quindi la DJI ha utilizzato una banda più larga
ma con tante informazioni, probabilmente più veloci, ma con il drone più vicino, la Absan ha deciso di utilizzare una banda più stretta che va più lontano. Questa decisione della Absan le è servita anche per vincere i disturbi, perché sulla stessa banda, cioè sullo stesso flusso, non c'è solo il DJI Mini 3, ma ci sono tutti i router cittadini, i router aziendali, vanno sulla stessa banda. Se il flusso a disposizione è molto largo e ci sono altri che ci stanno in mezzo, sicuramente avremo dei disturbi. Se invece il flusso è molto piccolino, gli altri staranno probabilmente di lato. Lo so, è complesso cercare di spiegarvi in maniera semplice ciò che accade in radiofrequenza, perché non si vede con gli occhi, ma si può vedere con gli strumenti. E anche lo strumento deve essere adeguato per poter vedere queste differenze. Quindi ciò che ho cercato di spiegarvi con il modem, con quel modem satellitare, era probabilmente ancora complesso. È difficile dimostrarlo con dei numeri, però alla fine il risultato è che non c'è alcun drone che ha potenza maggiore dell'altro. Tutte e due le aziende hanno presentato una certificazione, la certificazione è convalidata e ci sono dei numeri di certificazione per cui sono stati costretti a fare questo per entrare nel commercio europeo. Quindi tutte e due le aziende trasmettono con 100 mW, vi parlo solo dei milliwatt della banda 2 GHz e 4 perché la Absan ha solo e solamente una frequenza a disposizione. Avendo solo quella frequenza a disposizione, ha scelto, a discapito della latenza, quindi del tempo che ci vuole per far arrivare l'immagine dal drone fino all'operatore, che è un po' superiore rispetto a quello della DJI, parliamo di 200 millisecondi in confronto dei 100-110 millisecondi, millisecondo è quasi niente, ma quando il drone si muove qualcosa può essere. A discapito di questo ha scelto uno spazietto più piccolino per poter entrare nella larghezza di banda dei 2 GHz e 4. Questo l'ha aiutata non solo ad andare più lontano, ma anche a districarsi in mezzo a tutto il marasma delle radiofrequenze che ci sono sulla stessa banda. Se la DJI avesse probabilmente messo delle antenne di tipo MIMO, qualche antenna verticale sul Mini 3, probabilmente avrebbe avuto un segnale molto simile a quello dell'Air 2S o del Mavic 3. Oppure, se avesse conservato l'OcuSync 2 sul drone Mini 3, probabilmente noi non ci saremmo chiesti come mai non va così bene. Vi parlo dell'OcuSync 2, ve lo anticipo, ma ve lo spiegherò meglio, perché l'OcuSync 2 aveva più capacità di stringere la banda, quindi di essere simile alla Absan, a discapito della latenza. Era un po' più vecchia come tecnologia, ma probabilmente in questo caso sarebbe stata più funzionale. E questo perché la DJI ha detto: io voglio far vedere che vado sempre meglio, che faccio sempre qualcosa di meglio, che tutto è ancora più bello sul display, ma probabilmente in questo caso si è data la zappa sui piedi. Non sappiamo se sistemerà la cosa ritornando un pochino indietro sui suoi passi con il firmware, probabilmente lo sta già facendo e se ne è accorta, perché io ho notato delle differenze di modulazione o delle differenze di modulazione dal primo firmware inserito sul Mini 3 all'ultimo firmware. Vedremo quello che succederà. Spero di aver spiegato ancora meglio ciò che abbiamo visto. Ve lo ripeto ancora una volta, non c'è differenza di potenza tra la Absan e il DJI Mini 3, quindi Absan Zino Mini Pro e Mini 3. Non so l'Autel, non ho avuto modo di provarlo,
è probabile che abbia qualcosa di molto simile alla Absan. Andrò a controllare i report FCC, perché solo lì io posso vedere che tipo di modulazione, che tipo di larghezza di banda c'è. Vi farò sapere. Ciao a tutti e grazie ancora per seguirmi e per darmi lo spunto di spiegarvi sempre meglio qualcosa che capisco essere abbastanza ostico. Ciao a tutti!